Bella raga, prima di cominciare volevo ricordarvi che ogni mio video è sottotitolato in 5 lingue almeno e potete attivare i sottotitoli dall'apposito tasto qua sotto. Bene, detto questo, cominciamo! Buongiorno! Benvenuti a Lione! Oggi vi porterò a fare un viaggio nei misteri della città del cinema. Oggi non vi porterò a visitare le attrazioni turistiche conosciute come il parco della Tête d'Or, dimora delle famosissime giraffe di Lione. Non vi porterò nemmeno nella grandissima Place Guillotière, conosciutissima per essere luogo dove poter acquistare un sacco di prodotti etnici e sostanze illegali, ma bensì oggi vi porterò alla scoperta dei segreti di questa bellissima città. Il primo luogo che visiteremo oggi è la Chapelle Sainte-Croix. La Chapelle Sainte-Croix è una chiesa situata al 175 di Rue Créqui e ospita quella che qua è conosciuta come la Crypte de Brotteaux. Sì, la Chapelle Sainte-Croix è un'anonima chiesetta del centro città dove al suo interno è custodita una cripta segreta dove sono conservate le ossa di oltre 2000 lionnesi che furono uccisi durante la rivoluzione francese, o meglio, durante un piccolo periodo di questa rivoluzione. Tutti questi lionnesi furono giustiziati pubblicamente e sepolti poi in fosse comuni. E oggi appunto è una chiesa a tutti gli effetti che ospita questa cripta appunto. Entrato nella chiesa non sapevo bene cosa cercare, cioè non mi aspettavo un cartello con scritto ossario per di qua, quindi mi sono messo a cercare un po' in giro, ad aprire tutte le porte, finché non ho trovato 4-5 preti genuflessi in preghiera che mi hanno guardato male, quindi ho chiesto scusa e ho fatto per andarmene. Fino a quando... Siete italiani? Siamo italiani. Okay. Non sto capendo. Capisco. Sto facendo un giro di Lione di tutti dei posti un po' che non sono tanto conosciuti. Ok. E ho visto che qui c'era un ossario. Sì. Ma non lo vedo. È un po' nascosto in una cripta che è là giù. Ah, è sotto? Sotto, sì. E non si può visitare? Sì, si può visitare su... Rendezvous. Ok. Appuntamento, no? Sì, appuntamento. Sì. E quindi... Ok. Come faccio a prendere appuntamento? Così? Sì. Quando possiamo tornare? Non si può prendere fotografie o film. O video, ok. Neanche video. senza parlare, solo fare un... No, perché non siamo, diciamo, autorizzati. proprietari di questo luogo, è un'associazione e lei non vuole... Capisco. Fotografie, sarebbe possibile, film, no. Ok. Questo no. Qualche foto sì. Qualche foto sì. Et quando è che potremmo tornare? Si vous préférez parler en français, on parle français. On habite ici. Ah, vous habitez à Lyon? Oui, on habitait la rue derrière, juste. Okay. Ma io preferisco parlare in italiano. Ok, anch'io preferisco parlare in italiano. Adesso abbiamo un tempo di preghiera Ok. alle mezza e poi dura un quarto d'ora e poi
posso Può fare la accompagnarci? visita? Sì, sì. Ok, grazie Se mille. volete. Sì, facciamo... Che ore sono adesso? Boom, botta di culo. Dopo aver incontrato a caso questo frate, riusciamo a strappare un appuntamento a patto che fossimo tornati una mezz'oretta più tardi e a patto di non fare riprese. Forse qualche ripresa a sgammo l'ho fatta però. Mentre il padre è in preghiera, io vi porto al secondo luogo che volevo farvi vedere quest'oggi. Comunque effettivamente non è strano che un prete parli italiano, perché per chi non lo sapesse, tutti i preti sono obbligati a parlare italiano, cioè non è che sono obbligati, nel percorso di formazione per diventare preti, diciamo, c'è lo studio della lingua italiana, perché appunto il Vaticano è sede in Italia e quindi per forza di cose tutti i preti sono obbligati a conoscere l'italiano. C'è chi lo parla meglio, c'è chi lo parla peggio, ma tutti parlano italiano. Il secondo luogo che vi farò vedere è una villa costruita circa a fine 1800 da un industriale abbastanza ricco qua di Lione, ed è diventata simbolo perché in realtà tante altre ville simili sono state poi in seguito abbattute per dare spazio a nuovi edifici, palazzi moderni, tutto quanto. Il fatto è che il figlio dell'industriale che aveva fatto costruire questa villa si è battuto insieme all'architetto per non demolirla. Sembra un po' la storia di Up, che il vecchio non vuole lasciare casa, ci lega i palloncini e se ne vola via. Qua non ci ha legato i palloncini, semplicemente si è imposto di non far demolire questa casa, e quindi che cosa hanno fatto gli altri? Merci. Hanno costruito il palazzo intorno alla villa, quindi questa villa è stata inglobata dal nuovo palazzo. Rettifico, non è stato il figlio, ma è stato il nipote di Roland Vallat, ovvero l'industriale che costruì la villa. È stato lui a battersi perché non fosse demolita e quindi è lui che dobbiamo ringraziare. Quindi ci dirigiamo alla Maison Vallat, al 53 de Boulevard des Breteaux. Ok, siamo praticamente arrivati. Davanti a me, voi non la potete vedere, c'è la Maison Vallat. Adesso faccio il giro per farvi vedere. Ed ecco qua la Maison Vallat. Come potete vedere, gli hanno costruito intorno tutto questo palazzone, ma loro non demordono e hanno tenuto la loro casa storica, bellissima tra l'altro, l'hanno tenuta in piedi. Grazie a Roland Vallat e a suo nipote. E oggi, come possiamo vedere, è una sede di un'azienda tecnologica. Strana scelta come sede di un'azienda tecnologica, però voilà, ecco a voi il simbolo della resistenza al rinnovamento e al potere. In realtà, da quanto ho potuto verificare su Google, in realtà la Maison Vallat è ora sede di un'agenzia immobiliare che commercia anche dei terreni oltre che delle case, e appunto è chiamata Pichet. Fun fact: Pichet a Lione è la parola utilizzata per indicare le caraffe di vino sfuso che chiedi al ristorante, tipo se voi chiedete un Pichet de vin rouge vi porteranno probabilmente un mezzo litro di vino rosso di non troppa qualità. Sì, ok, ma ora siamo quasi in ritardo, se non ci sbrighiamo rischiamo di zappare l'appuntamento col grande frate. Bella frate. Il problema è che anche arrivando in orario in chiesa non abbiamo trovato nessuno, quindi ci siamo seduti e abbiamo aspettato. E aspettato. E aspettato. Finché, quasi come una luce divina, ci apparve fra Tommaso.
Un frate sacerdote. Ok, quindi puoi celebrare la funzione. Sì. Ok, Sì. Ho bene. fatto la messa Alle 8:30. Ma saputo e un'ora. Mi sono informato. Alle 10:30. Alle 10:30, ok. E non ti ho visto? Non c'ero. Se la visita la farò in francese, Ok. perché lo capite bene, no? Quindi sarà un po' più facile, Facile per te. perché sono un po' stanco adesso. Capisco. Ok. C'est une période très obscure. Il y a eu 2 années très très difficiles en France. C'est 1893-1894. Et c'est des années qu'on appelle la terreur. C'est une année où il va y avoir des élections municipales. Ok. Et il y a deux partis qui se présentent principalement. Il y a un parti jacobin, donc révolutionnaire dur, et un parti plus dans la continuité avec ce qui se faisait jusqu'à présent. Et en fait, le parti jacobin va mettre l'autre en prison pour pas qu'il soit élu. Mais pas de chance, c'est le parti en prison qui va être élu. Et donc il va lui dire, bah écoute, tant que tu renonces pas à ça, tu restes en prison. Le type, au bout d'un moment, la prison n'étant pas très confortable, il renonce à sa charge. Et l'autre va le voir et lui dit c'est très bien, tu peux rester en prison. Du coup. Voilà. Dopo una breve presentazione, Fra Tommaso inizia a spiegarci la storia di quella cripta, ovvero i 2 anni più duri per i lionnesi della Rivoluzione francese, tra il 1793 e il 1794. Sì, il padre ha detto 1800, ma si è sbagliato, probabilmente per la bottiglia di champagne che aveva bevuto poco prima. Le champagne, c'est ce que j'ai bu à midi, quoi. Beh, comunque per fare un riassuntone, ci sono delle elezioni comunali a Lione che dividono il popolo in 2 parti, i bianchi e i blu. Uno è dalla parte del regno, del re e della chiesa, l'altro è dalla parte dei rivoluzionari, appunto. A un certo punto il contendente dei rivoluzionari viene preso e messo in prigione dal suo oppositore, ma nonostante questo vince le elezioni. Ma ovviamente l'oppositore, ovvero chi era dalla parte del regno e della chiesa, gli disse: sai che c'è? Tu resti in prigione. E così si instaurò una specie di dittatura in quegli anni. Dopo alcuni giorni di assedio da parte dei rivoluzionari, la città di Lione cade. Prima che questo accada, però, l'esercito e il suo generale, ovvero il generale Crécy, scappano in Svizzera. Questo non per fare gli infami, ma per evitare di fare ulteriori danni al popolo lionnese. Questo perché se non c'era più un esercito da combattere, le violenze sarebbero finite, no? E invece no. Iniziarono ad esserci delle esecuzioni pubbliche. Parliamo di 20-30 esecuzioni al giorno per 2 anni. Venivano eseguite delle esecuzioni per i traditori, venivano eseguite delle esecuzioni per presunti tali, oppure semplicemente perché qualcuno ti aveva denunciato al governo. Ad esempio, Fra Tommaso ci ha spiegato che magari il tuo vicino ti faceva un dispetto e tu per vendicarti andavi a denunciarlo dicendo che era un cristiano. Non avrebbero indagato se fosse vera o falsa la notizia, ti avrebbero preso, messo in prigione e poi giustiziato. Il prete in più ci spiega che il motivo per cui non si potrebbero fare riprese all'interno della cripta è perché l'associazione che ne è proprietaria in questo momento è composta niente po' di meno che da parenti delle vittime e non ci sarebbe nessun problema, ma l'anno scorso durante una di queste visite qualcuno ha rubato un cranio, ha rubato un cranio e da lì hanno detto basta visite, basta video, vaffanculo. En moins de 6 mois, il va y avoir 3000 exécutions.
dans Lyon. Et donc, vous imaginez la pression que ça peut mettre sur une ville, hein, de 20 à 30 exécutions par jour, voilà, tous les jours, quoi. Donc ici, de ce côté du Rhône, on va mitrailler les gens. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les attache aux arbres et on bourre les canons de fer et on met le feu aux poudres. Donc je vous fais pas de dessin parce que de toute façon ça rend ma chaîne là. Mais c'est horrible, quoi. Et ces gens-là, on les met dans des fosses communes et voilà, quoi. Il marmo di Carrare. Donc je crois que c'est bon, maintenant on peut descendre à la crypte. Ok, finalmente scendiamo nella cripta. Alors jusqu'à présent, toutes les personnes qui sont descendues sont remontées. Ah ok. Donc vous inquiétez pas. Vas-y. Voilà. Alors il y a l'électricité, ce sera pour un morceau. Puis je vais fermer derrière moi pour éviter que les gens... C'est en bas. Allora, vedrete qualche immagine della cripta perché comunque appunto l'intervista sono riuscito a registrarla e ho fatto anche qualche foto, ma non riuscirò a farvi vedere dettagliatamente tutto quanto all'interno. Quindi immaginate una piccola chiesa molto spoglia, molto poco decorata, con le 3 pareti che circondano l'altare ricoperte di ossa e crani umani. Tra l'altro ossa e crani non solo del generale Précy e del suo esercito, ma anche di civili, tra cui bambini. Nonostante tutto la cripta è una chiesa praticabile al 100%. C'è stato detto che se volete ci si può anche eventualmente sposare all'interno, se ci fosse qualche interessato. Comunque la nostra visita dura ancora un po'. Fra Tommaso continua a raccontarci dettagli sulla cripta, sulla chiesa e sulla rivoluzione francese. Et en fait, on va jamais dire que le peuple a été trucidé, en fait, un massacre. Vous descendez de temps en temps ici. Oui. Finché, dopo circa un'ora, ci lascia andare in pace. Amen. Allora, è stato super interessante, super bello. La visita ci è durata 40 minuti più o meno, forse qualcosa in più. Il prossimo easter egg di Lione che vi mostrerò, nemmeno i lionesi la conoscono. Ieri sera ci siamo messi proprio lì davanti a chiedere alla gente di Lione sai che cos'è? E le risposte facevano un sacco ridere, ma nessuno sapeva effettivamente cosa fosse questa cosa, che è una cosa molto semplice. Stiamo parlando di una piastrella rossa. Questa piastrella in pratica è stata messa nella via principale di Lione, nell'esatto punto dove un anarchico italiano, tra l'altro, ha assassinato il presidente francese Carnot, anche lui alla fine del 1800 più o meno. E come memoriale di questo assassinio è stata giusto messa una piastrella rossa sulla via principale, appunto, nell'esatto punto dove è stato ucciso. Ed eccoci qua con il Palazzo della Borsa alle spalle. Sotto i miei piedi c'è la Dalle Rouge, ovvero la mattonella di cui vi parlavo. Tra l'altro ci siamo resi conto che in realtà c'è una targa commemorativa. Vedete? Il 24 giugno 1894 François-Marie Sadi Carnot, président de la République française, fu poignardé mortellement par l'anarchiste Caserio. L'anarchico Caserio l'ha pugnalato mortalmente in pratica. E questa è la Dalle Rouge. Come vedete c'è tutto lo stesso pavimento in tutta la via, qua e là, e una sola piastrella che sta a significare appunto il punto preciso dove il presidente è stato accoltellato. Ma appunto, se voi chiedete a tutta la gente che c'è qua, nessuno conosce questa cosa. È assurdo. Messieurs dames, bonjour. Non, je vous vois juste 10 secondes. Vous savez c'est quoi ça? Allez, non, on n'a pas le temps. C'est pas...
Boh, magari erano di fretta, qualcun altro lo saprà. Monsieur, je peux vous poser une question? Non, on est pressé. Ok, désolé. Ok. Vabbè, non lasciamo che il malumore dei nostri cugini d'Oltralpe intacchi la nostra giornata, visto che c'è ancora un luogo che volevo mostrarvi oggi. E questa volta niente roba strana, semplicemente uno dei luoghi, se non il luogo più simbolico della città. Questo qui tra l'altro è un negozio di magia che c'è a Lione, che è fantastico. Ci perderei le ore dentro, ora è chiuso, però nel caso siete appassionati di magia e siete a Lione, Abracadabra è consigliatissimo. E no, non era questo il luogo emblematico, ma per arrivarci dovremmo passeggiare nella Lione Vecchia. E quindi ci siamo addentrati nei vicoli della vecchia Lione, dove ho anche incontrato due miei amici che stavano lavorando. Comunque, se vi chiedete come conosco tante cose qua a Lione, è perché ci abito da 5 anni. Quindi aspettate che passo in mezzo alle bici. Quindi non è che sono un grande studiato, semplicemente è la mia città. Cioè la mia città è Varese, Bedero Valcuvia, poi Milano e ora Lione. T'es pas encore dans les Pokémon? Ça va? Bien la forme. C'est tout sur Lyon? Ouais, toujours. Oui, ça... L'année prochaine? Ciao les gars. Stiamo... Ula, dobbiamo correre. Siamo riusciti ad arrivare alla funicolare per salire a Fourvière. E comunque 5 anni che vivo qua, ma adesso era la prima volta che prendevo la funicolare per arrivare a Fourvière. Sono venuto a Fourvière un'altra volta e basta, ma ci sono venuto a piedi. E quale posto migliore per darvi l'au revoir da Lione che la Basilica di Fourvière? Perché Lione è stata colonizzata dai Romani all'epoca del Grande Impero. E infatti Lione si chiamava Lugdunum. Fun fact, Lugdunum è stato ripreso da un gruppo di neofascisti lionesi. E infatti ora se tu dici Lugdunum a Lione ti guardano male perché pensano che fai parte del gruppo neofascista. In realtà Lugdunum è il nome del teatro romano che c'è qua ed era il vecchio nome appunto di Lione. Tra l'altro quella che vedete è una specie di Tour Eiffel che nella seconda guerra mondiale era usata come stazione radio e è stata progettata in realtà da Eiffel, lo stesso della Torre Eiffel, cioè almeno così mi hanno detto, mi informerò se è vero, però sì, i lionesi scherzano dicendo che questa è la Tour Eiffel di Lione in pratica. Guardate che bella Lione. Là c'è l'opera, la Pardieu, Venissio là in fondo, c'è anche una centrale nucleare che non so se si vede, tutta lì in fondo.
le mie mani non funzionano più. Non so come il drone abbia fatto a non cadere perché c'è un vento che tira giù anche i santi. Quindi ora ci apprestiamo a scendere. Detto questo, spero che questo video di Lione vi sia piaciuto. Spero di avervi insegnato qualche cosa in più. Sto morendo di freddo, mannaggia il Signore. Ebbene sì, siamo arrivati alla fine della prima puntata di questa miniserie su Lione. Questa città che mi ospita da 5 anni e visto che ci sono in ballo un po' di cambiamenti per il futuro prossimo, mi sembrava giusto raccontarvela e soprattutto mi piaceva il fatto di raccontarvela sotto un punto di vista differente che quello da classico turista. Ok, la Basilica di Fourvière non potevo non farvela vedere, ma tutto il resto sono cose che nemmeno i lionesi appunto spesso conoscono. Amici, ricordatevi di iscrivervi al canale, se avete domande scrivetele nei commenti, attivate la campanella così che vi arrivano le notifiche quando escono i miei video e attivate i sottotitoli se non capite l'italiano. E al prossimo video!